Lezione 1. Shady Matters. Ehi Anna, qual è la tua opinione sugli occhiali da sole in questi giorni? Sto cercando un paio nuovo. Ah, una decisione importante. Beh, cerco sempre occhiali da sole che offrano una buona protezione dai raggi UV. Questo è un ottimo punto. Pensi che proteggeranno davvero i miei occhi dal sole? Assolutamente. La maggior parte degli occhiali da sole di qualità oggigiorno è dotata di protezione UV integrata. Eccellente, è esattamente quello che voglio. Non voglio socchiudere gli occhi sotto il sole splendente. Assolutamente. Il giusto paio di occhiali da sole può fare la differenza in termini di comfort e salute degli occhi. Ci sono altre funzionalità che dovrei cercare? Voglio assicurarmi di ottenere il massimo per i miei soldi. Bene, le lenti polarizzate sono ottime per ridurre l'abbagliamento, il che può essere davvero utile quando si guida o si è in acqua. Oh, lenti polarizzate, ottima scelta. Sarebbe perfetto per le mie attività all'aperto. Sicuramente. E non dimenticate la tinta delle lenti. Colori diversi possono migliorare il contrasto e la visibilità in varie impostazioni. Ah sì, la tinta, questo è un buon punto. Dovrò provare alcune opzioni diverse per vedere cosa funziona meglio per me. Esattamente. Il paio di occhiali da sole perfetto consiste nel trovare il giusto equilibrio tra protezione, prestazioni e stile personale. Stile, eh? Beh, sai che non posso resistere a un paio di occhiali da sole alla moda. Qualche consiglio su questo fronte? Beh, dipende davvero dalla forma del viso e dalle preferenze personali. Ma sono sempre un fan del classico stile aviator o wayfarer. Oh, gli aviatori, ora parlate la mia lingua. Questi mi fanno sempre sentire una star del cinema. Ah, sì, gli aviatori hanno un fattore cool senza tempo. Penso che ti starebbero perfettamente, John. Va bene, allora è deciso. Aviators lo è. Grazie per l'utile consiglio, Anna. È ora di andare a comprare occhiali da sole. Lezione 2. Vignette vintage. Buongiorno, Anna. Ho letto qualcosa sulla vita nell'America del XIX secolo e sembra assolutamente affascinante. Oh, davvero? Fatelo sapere. Cosa hai imparato su quell'epoca passata? Beh, per prima cosa, le descrizioni della vita quotidiana sono così colorate e vivide. Le persone di allora sembravano avere un meraviglioso senso dell'umorismo. Ah, sì, posso immaginare che il loro spirito e il loro fascino risplendessero davvero, anche di fronte a momenti difficili. Esattamente. E nel modo in cui descrivono anche i compiti più banali, è come se riuscissi a immaginare l'intera scena che si svolge. MMHMM. Scommetto che avevano un vero talento per la narrazione, dipingendo quelle piccole vignette del loro mondo. Assolutamente. Ad esempio, ho letto questa storia di una donna che sfornava burro. L'ha fatta sembrare un'epica battaglia contro la panna. Ah, oh lo adoro! Il dramma e lo sfarzo delle faccende quotidiane. Riporta davvero in vita quei giorni passati. Lo fa, non è vero? E il modo in cui trovano l'umorismo nelle difficoltà, è ciò che trovo così accattivante. Sì,
Una vera testimonianza della resilienza e della gioia di vivere degli americani del XIX secolo. Non hanno lasciato che le difficoltà del tempo smorzassero il morale. Esattamente. E al di là del semplice umorismo, c'è questo senso di comunità e cameratismo che traspare davvero. MHM. Il modo in cui si univano e si supportavano a vicenda è davvero fonte di ispirazione. Sicuramente. Sento che sto acquisendo una comprensione molto più approfondita di quell'epoca, delle verruche e tutto il resto. Assolutamente. Il bello, il cattivo e l'esilarante. Tutto dipinge un'immagine così vivace della vita di allora. Sai, penso che continuerò a indagare su questi resoconti di prima mano. C'è così tanto da disfare e apprezzare. Sono sicuro che continuerai a trovare gemme di ogni genere. Il XIX secolo sembra essere uno scrigno di storie umane coinvolgenti. Non vedo l'ora di scoprirne di più. Grazie per averne parlato, Anna, ha davvero suscitato il mio interesse. Lezione 3. Island Idyll. PSST, Anna, hai sentito parlare di questa vacanza da sogno su un'isola che stavo cercando? No, non l'ho fatto. Me lo dica. Cosa hai scoperto su quest'isola paradisiaca? Beh, da quello che ho letto, ha le più belle spiagge di sabbia bianca e acque turchesi cristalline. Perfezione assoluta. Oh, sembra paradisiaco. Riesco praticamente a sentire la calda brezza dell'oceano solo a pensarci. Giusto? E la parte migliore è che è totalmente fuori dai sentieri battuti, non è affatto invasa dai turisti. Ah, allora è una gemma nascosta. Questo è ancora più allettante. Adoro l'idea di scoprire un piccolo angolo di paradiso incontaminato. Esattamente. Immagina te mentre passeggiamo lungo la riva, senza nessuno in vista. Beata solitudine. Sembra assolutamente divino. E scommetto che anche la cucina locale è buona da morire. Fresca di mare. Sicuramente. Ho letto che hanno queste incredibili baracche di pesce proprio sulla spiaggia, che servono i piatti più appetitosi. Pesce fresco pescato, grigliato alla perfezione. Adesso mi vengono davvero le papille gustative da brividi. E le sistemazioni sembrano altrettanto incredibili, questi pittoreschi bungalow rustico chic, proprio in riva al mare. Oh, posso solo immaginare di sorseggiare un cocktail nel patio mentre il sole tramonta. Paradiso puro. Esattamente. È come tornare indietro nel tempo, verso uno stile di vita più semplice e sereno. Sono venduta. Quando possiamo prenotare i nostri biglietti? Sono pronto a scambiare il trambusto con un po' di tranquillità isolana. Ah, pensavo che non me lo avresti mai chiesto. Fammi verificare subito la disponibilità. Questo sarà il viaggio di una vita. Lezione 4. Una situazione dolorosa con le scarpe. Buongiorno Anna, ho sentito che hai avuto qualche problema con le scarpe di recente. Cos'è successo? Oh, è stato orribile, John. Ho indossato un paio di scarpe nuove per la mia festa di compleanno e mi hanno fatto venire le peggiori vesciche ai lati dei piedi. Sembra davvero doloroso. Le scarpe nuove possono essere così complicate a volte. È stato difficile andare in giro alla festa?
È stato terribile. Sono riuscito a malapena a superare la notte. Le vesciche erano così forti che ho dovuto togliermi le scarpe e andare in giro con i calzini. Oh no, deve essere stato imbarazzante. Hai dovuto lasciare la festa presto per questo? Ho resistito il più a lungo possibile, ma alla fine ho dovuto fermarmi. Il dolore era semplicemente insopportabile. Alla fine ho dovuto farmi accompagnare a casa da un amico. È un vero peccato. Odio quando un paio di scarpe nuove rovina un evento altrimenti divertente come quello. Anch'io. È stata una vera delusione. Dovrò fare più attenzione a non rompere delle scarpe nuove prima di indossarle per una grande occasione. Sicuramente una buona lezione da imparare. Speriamo che le vesciche guariscano rapidamente e che tu possa indossare di nuovo quelle scarpe senza problemi. C'è voluto un po', ma ora stanno tutti meglio. La prossima volta saprò di indossarli in casa per un po' prima di usarli. Mossa intelligente. In questo modo puoi evitare quella dolorosa situazione di vesciche in futuro. Vivi e impara, giusto? Lezione 5. Revamp del curriculum. Buongiorno, Anna. Posso avere il tuo consiglio su come rinnovare il mio curriculum? Assolutamente. John, cosa stai cercando di evidenziare o migliorare? Beh, ho intenzione di ottenere un ruolo più senior, quindi voglio assicurarmi che il mio curriculum mostri davvero le mie migliori capacità e risultati. Capito. La chiave è adattare il tuo curriculum al lavoro specifico per cui ti stai candidando. Quali sono le qualifiche indispensabili? Ottimo punto. Da quello che ho visto, sono alla ricerca di forti capacità di leadership, gestione dei progetti e pensiero strategico. Ok, perfetto. Allora mi concentrerei sull'enfatizzare questi punti di forza nel tuo curriculum. Sai, probabilmente dovrei includere anche alcuni risultati misurabili a sostegno di ciò. Sicuramente. Quantificare il tuo impatto farà risaltare davvero i tuoi risultati. Giusto, magari evidenziando un grande progetto da me guidato che ha consentito un risparmio sui costi dell'X% o un aumento della produttività. Esattamente. Questi tipi di risultati concreti attireranno l'attenzione del responsabile delle assunzioni. Fantastico, è super utile. Sto anche pensando di riorganizzare il layout per renderlo più visivamente d'impatto. Ottima idea, vuoi che sia pulito, conciso e facile da scansionare. Magari sperimenta con alcuni titoli di sezione creativi. Oh, ottima scelta. Stavo pensando di creare una sezione contributi chiave in anticipo. Lo adoro. Ti permetterà di mostrare subito le tue vittorie più impressionanti. Fantastico. Bene, sono entusiasta di dare a questo curriculum un importante aggiornamento. Grazie per il fantastico consiglio, Anna. Lezione 6. Pianificazione delle vacanze. Ehi Anna, sto iniziando a pianificare una grande vacanza e potrei usare il tuo contributo. Fantastico. Dove pensi di andare? Sono davvero propenso alle Hawaii, sono nella mia lista dei desideri da anni. Oh, le Hawaii sarebbero una scelta incredibile. Le spiagge, la cultura, i paesaggi. Lo so, giusto?
Sto solo cercando di capire quali sono le isole migliori da visitare e per quanto tempo restarci. Bene, le isole principali sono Oahu, Maui, Kauai e Big Island. Ognuna ha la sua atmosfera unica. È molto da considerare. Cosa consiglieresti ai visitatori alle prime armi? Direi che Oahu e Maui sono probabilmente le migliori. Oahu ha Honolulu e luoghi iconici come Waikiki Beach. Ah sì, Waikiki sembra incredibile. E a Maui c'è quella bellissima strada che porta a Hana, giusto? Assolutamente. The Road to Hana è una tappa obbligata. E Maui ha spiagge meravigliose, escursioni e un fascino rilassato in generale. Fantastico, è davvero utile. Immagino un viaggio di 10 giorni diviso tra le due isole. Periodo di tempo perfetto per avere un ottimo assaggio dei punti salienti delle Hawaii. E avrai anche abbastanza flessibilità per rilassarti davvero. Fantastico, sono così eccitato solo a pensarci. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho avuto una grande vacanza come questa. Posso immaginarlo. Le Hawaii sono il luogo perfetto per ricaricarsi e creare ricordi incredibili con i propri cari. Sicuramente. Posso già immaginarmi mentre sorseggio un Mai Tai sulla spiaggia. Bene, è ora di iniziare a prenotare. Lezione 7. Quick Grocery Run. Buongiorno, Anna. Sto per andare al negozio. Ti serve qualcosa mentre sono fuori? Oh, tempismo perfetto. In realtà abbiamo finito alcune cose essenziali. Potresti prendere del latte e del pane? Non è affatto un problema. C'è altro che stiamo esaurendo? Fammi pensare. Oh, potremmo usare anche dei prodotti freschi. Forse mele e spinaci. Ho capito, mele e spinaci. Va bene, mi assicurerò di raccogliere tutto. Sei un vero toccasana. Grazie. Volevo solo fare una rapida lista della spesa. Felice di aiutare. Avevi in mente qualcosa di specifico per i pasti di questa settimana? Beh, stavo pensando di preparare delle sostanziose insalate. Gli spinaci sarebbero perfetti per questo. Eccellente, le insalate sembrano deliziose. Prendo anche qualche altra verdura, per ogni evenienza. Sei il migliore. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a correre al negozio per me. Certo, nessun problema. Sono sicuro che tornerò prima che tu te ne accorga. Mi perdonerò più tardi. Magari preparerò il tuo piatto preferito per cena. Sembra un piano. Va bene, vado al mercato. Torniamo in un batter d'occhio. Lezione 8. Come richiedere assistenza. Buon pomeriggio, Anna. Posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo. John, che ti passa per la testa? Beh, mi sento un po' sopraffatto ultimamente e penso che mi servirebbe un po' di supporto extra. Mi dispiace sapere che ti senti così. È così importante contattarti quando hai bisogno di aiuto. Sì, ho esitato a disturbare qualcuno, ma mi rendo conto che non posso tenere tutto sotto controllo. No, non considerarlo affatto un fastidio. I tuoi amici sono qui per aiutarti, sai?
Hai ragione. Penso di dover solo mettere da parte il mio orgoglio ed essere più aperta su quello che sto passando. Assolutamente. Parlarne con persone di cui ti fidi può fare una grande differenza. Questo è un ottimo punto. Stavo pensando di contattare alcuni amici intimi questo fine settimana. Penso che sia un'idea meravigliosa. A volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno è ascoltare e un po' di incoraggiamento. Esattamente. Sono sicuro che solo togliermi un po' di questo dal petto mi aiuterà a sentirmi meglio. Non ho dubbi che lo farà. E ricorda, sono sempre qui se hai bisogno di una spalla in più su cui appoggiarti. Lo apprezzo davvero, Anna. Significa molto sapere di avere il tuo sostegno. Certo, John, è a questo che servono gli amici. Sono contenta che tu stia facendo il primo passo. Anch'io. Va bene, farò quelle chiamate stasera. Augurami buona fortuna. Lezione 9. Esplorando la costa dalmata. Buonasera, Anna. Siete mai stati in Croazia? No, non l'ho fatto, ma ho sentito che è un paese assolutamente meraviglioso. Perché me lo chiedi? Beh, sto pensando di programmare un viaggio lì quest'estate e gradirei il tuo contributo. Oh, sembra meraviglioso. Quali zone della Croazia stai pensando di visitare? Stavo pensando di concentrarmi sulla costa dalmata, luoghi come Dubrovnik e Spalato. Ah sì, la Costa Dalmata è stupenda. Queste due città in particolare sono imperdibili. Questo è quello che ho sentito. Cosa sai di loro? Cosa li rende così speciali? Bene, Dubrovnik è conosciuta per il suo centro storico splendidamente conservato, circondato da antiche mura della città. Wow, sembra incredibile. E che mi dici di Spalato? Spalato è una vivace città costiera, con uno splendido lungomare e l'imponente palazzo di Diocleziano. Palazzo di Diocleziano, eh? Dovrò cercarlo. Sembra che ci sia così tanta storia e cultura lì. Assolutamente. La costa dalmata in generale è rinomata anche per i suoi meravigliosi paesaggi naturali. Questo è quello che ho sentito: acque turchesi cristalline, scogliere spettacolari e isole pittoresche. Esattamente. È davvero il sogno di un fotografo. Scommetto che ti divertirai moltissimo ad esplorare quella regione. Sono venduto. La Croazia sta sicuramente salendo nella mia lista dei desideri di viaggio. Grazie per le utili informazioni, Anna. Certo, non vedo l'ora che tu possa vivere la costa dalmata. Ti piacerà. Non vedo l'ora. Dovrò decidere di più su di te quando inizierò a pianificare l'itinerario. Lezione 10. Esplorazione delle isole Hawaii. Aloha, Anna. Siete mai stati alle Hawaii? Salve, John. No, non ho ancora avuto la possibilità di visitare le Hawaii, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. Beh, ti aspetta una vera delizia. Sono appena tornato da un viaggio alle isole ed è stato assolutamente incredibile.
Oh, dimmi di più. Quali isole hai avuto modo di esplorare? Mi sono concentrato principalmente sulle 4 isole principali, Oahu, Maui, Kauai e Big Island. Wow, è un ottimo assaggio dell'arcipelago hawaiano. Quali sono stati alcuni dei momenti salienti? Bene, Oahu ospita la capitale Honolulu, che era davvero vivace e piena di energia. Ho sentito che Honolulu è una tappa obbligata. Che mi dici delle altre isole? Maui è nota per le sue straordinarie bellezze naturali, come il vulcano Aleikala e la Road to Hana. Ah sì, la strada per Ana è sicuramente sulla mia lista. E che dire di Kauai e della Big Island? Kauai è spesso chiamata Garden Island per i suoi lussureggianti paesaggi tropicali. E la Big Island è semplicemente enorme, è la più grande delle isole hawaiane. Incredibile! Posso solo immaginare la diversità di paesaggi ed esperienze in tutte quelle isole. Assolutamente. Le Hawaii hanno davvero qualcosa per tutti, dalla frenetica vita cittadina alle meraviglie naturali serene e incontaminate. Sembra un sogno assoluto. Sono ancora più ansioso di pianificare un viaggio lì adesso. Qualche consiglio imperdibile? Beh, non puoi sbagliare con nessuna delle isole, ma direi che Kauai e la Road to Hana a Maui sono due delle attrazioni imperdibili. Notato. Dovrò sicuramente aggiungerli al mio itinerario quando finalmente arriverò alle Hawaii. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli quando inizi a pianificare il tuo viaggio. Lezione 11. Prenotare la vacanza perfetta. Buongiorno, Anna. Avete già iniziato a pianificare la vostra prossima vacanza? Buongiorno, John. Sì, ho esaminato alcune opzioni, ma sono un po' sopraffatto da tutte le scelte. Ti sento. Pianificare le vacanze può essere un compito arduo, soprattutto con così tante fantastiche destinazioni in giro. Sicuramente. Hai qualche consiglio per semplificare il processo? Bene, la prima cosa che consiglio sempre è di capire i tuoi must-have. Cosa è più importante per te in vacanza? Questo è un ottimo punto. Per quanto mi riguarda, so che voglio un posto con uno splendido scenario naturale e molte attività all'aperto. Oh, questo restringe bene il campo. Ci sono regioni o climi particolari da cui sei attratto? Ho davvero voglia di un'atmosfera tropicale questa volta. Forse da qualche parte come i Caraibi o le Hawaii. Scelta eccellente. Queste destinazioni offrono tanta bellezza naturale e avventura. Esattamente. Ora la parte difficile è trovare la sistemazione giusta che si adatti al mio budget. Ah sì, la caccia all'hotel può essere una vera sfida. Hai provato a utilizzare qualche sito di comparazione di viaggi? Sì, ma mi sento ancora un po' bloccata. Hai qualche piattaforma di prenotazione preferita che consiglieresti? Sai, ho avuto molta fortuna con un sito chiamato Kayak quando stavo programmando il mio ultimo viaggio alle Hawaii. Oh, Kayak D. Dovrò dare un'occhiata. Cosa ti è piaciuto al riguardo? Bene, l'interfaccia è davvero intuitiva e fanno un ottimo lavoro nell'aggregare e confrontare le offerte su diversi siti.
Sembra perfetto. Dovrò provare kayak e vedere che tipo di opzioni hanno per i Caraibi. Sicuramente sì. E fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti una volta che inizi a restringere le tue scelte. Lo farò, grazie mille John. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a condividere la tua esperienza. Felice di aiutarti. Sono sicuro che troverai il luogo perfetto per le vacanze. Goditi il processo di pianificazione. Lezione 12. Weekend Wonderland. Ehi, Anna. Hai passato un buon fine settimana? Saluti, John. Sì, l'ho fatto. Era adorabile. Tu che ne di? Il mio è stato fantastico, grazie per averlo chiesto. È successo qualcosa di eccitante? In effetti, io e la mia famiglia siamo andati in una piccola avventura all'aria aperta. Oh davvero? Oh, dimmi, sembra proprio la cosa giusta per me. Bene, abbiamo preparato un picnic e ci siamo diretti al vicino parco per la giornata. Un picnic nel parco, eh? Sembra il modo perfetto per trascorrere un fine settimana. Lo era davvero. Il tempo era splendido e abbiamo trovato un bel posto all'ombra sotto una grande quercia. Sembra idilliaco. Che tipo di chicche avevi nel cestino da picnic? Oh, i soliti sospetti. Panini, frutta fresca, biscotti fatti in casa e, naturalmente, una bottiglia di vino. Oh, vino nel parco? Vedo che vive pericolosamente. Ma sembra delizioso. Ah, beh, abbiamo fatto del nostro meglio per essere discreti, ma ha davvero contribuito a creare un'atmosfera rilassante. Posso immaginarlo. Qualche altra attività divertente oltre a mangiare e bere? Assolutamente sì. Abbiamo portato un frisbee e abbiamo giocato qualche round. I bambini si sono divertiti tantissimo a correre. Frisbee nel parco, questo è il sogno. Sembra che abbiate passato tutti un weekend meravigliosamente rinfrescante. Lo era davvero. A volte sono i piaceri semplici che finiscono per essere i più memorabili. Non è questa la verità. Beh, sono contenta che tu e la tua famiglia abbiate potuto godervi un po' di tempo all'aperto. Anch'io. John, forse possiamo organizzare un piccolo picnic al parco insieme a breve. Mi piacerebbe moltissimo. Basta una parola e ti porterò la migliore selezione di vini. Lezione 13. Apprezzamento dell'arte in aeroporto. Ehi, Anna. Sei stato all'aeroporto ultimamente? Saluti, John. A dire il vero, ci sono stato proprio l'altro giorno. Oh davvero? Hai notato per caso tutta l'arte e le mostre che hanno? Sai, l'ho fatto. Sono rimasta completamente affascinata dalle bellissime esposizioni. Non è incredibile? Mi impegno sempre a girovagare per i terminal e immergermi tutto. Assolutamente. È un vero piacere imbattersi in tutta quella creatività e cultura. Non potrei essere più d'accordo. La varietà di mezzi e stili è davvero impressionante.
Sicuramente. Dalle sculture su larga scala ai dipinti intricati, è come una galleria d'arte in movimento. Esattamente. E adoro il modo in cui ruotano regolarmente le mostre, così c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Anch'io. Fa davvero volare via il tempo passato ad aspettare un volo. Ah, nessun gioco di parole. Ma hai ragione, è il modo perfetto per passare il tempo. Assolutamente. E non è solo l'arte, l'atmosfera generale è così stimolante. So cosa intendi. C'è qualcosa nell'essere in un aeroporto che stimola l'immaginazione. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. È come un portale verso il mondo, pieno di possibilità. Non potrei essere più d'accordo. Lascio sempre l'aeroporto pieno di energia e impaziente per la mia prossima avventura. Lo stesso qui. È incredibile come un po' di apprezzamento per l'arte possa trasformare l'esperienza di viaggio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Gli aeroporti sono diventati veri e propri centri di creatività e cultura. Assolutamente. Non vedo l'ora che arrivi la mia prossima sosta, solo per vedere quali nuove gemme artistiche posso scoprire. Ah, lo stesso qui. Pianifichiamo insieme la nostra prossima avventura all'aeroporto piena di arte? Lezione 14. Evening Energizer. Buonasera, Anna. Ho una domanda per te. Buonasera, John. Ho tutte le orecchie. Ti capita mai di sentirti un po' pigro intorno alle 6? Ora che me lo dici, sì. È un periodo normale per me in cui subisco un leggero calo di energia. Esattamente. Facevo fatica anche a farlo, finché non ho iniziato a provare qualcosa di nuovo. Oh, me lo dica, sono incuriosito. Qual è il tuo segreto? Beh, invece di prendere uno spuntino o della caffeina, vado a fare un allenamento veloce. Un allenamento? Alle 6 di sera? Non è un po' tardi? Penseresti di sì, ma in realtà fa miracoli per i miei livelli di energia. Interessante. Non avrei mai pensato di allenarmi così vicino all'ora di andare a letto. Lo so, sembra un controsenso, ma mi dà davvero energia. Sono curioso di provarlo. Che tipo di allenamento fai? Di solito faccio solo una rapida sessione di allenamento ad intervalli ad alta intensità di 20-30 minuti. Oh, sembra intenso. Ammiro la tua dedizione, John. Ne vale la pena, te lo prometto. Dopo mi sento molto più vigile e produttiva. Va bene, mi hai convinto. Ci proverò domani sera. Eccellente. Fammi sapere come va. Sono curioso di sapere se funziona anche per te. Lo farà. Grazie per l'ottimo consiglio, John. Sono pronto a sconfiggere quella crisi serale. Quando vuoi, Anna. Ci aspetta una serata piena di energia. Lezione 15.
Morning Boost. Buongiorno, Anna. Hai provato la routine di allenamento serale che ti ho suggerito? Salve, John. Sì, l'ho fatto e devo dire che è stato un punto di svolta. Meraviglioso. Sono così felice di sapere che ha funzionato bene anche per te. Assolutamente. Adesso mi sento molto più energico la sera. È fantastico. Finora hai notato altri vantaggi? Beh, ho dormito meglio e trovo di essere più produttivo la sera. Ah, è esattamente quello che ho provato. È incredibile come un po' di esercizio possa avere un impatto così positivo. Sicuramente. Sono curiosa. Fai la stessa routine tutte le sere? No, mi piace cambiarlo un po'. A volte faccio una breve sessione HIIT e altre volte faccio una camminata veloce. Oh, è una buona idea. Mantenerlo vario deve aiutare a prevenire la noia. Esattamente. La varietà è fondamentale per mantenerla interessante e sostenibile. Dovrò sperimentare anche diverse opzioni. Grazie per l'ispirazione, John. Quando vuoi, Anna. Sono felice di aver potuto condividere un suggerimento che mi è stato così utile. È stato un punto di svolta, di sicuro. Nel complesso mi sento più energico e concentrato. È fantastico da sentire. Ti aspetta una giornata produttiva ed energica. Complimenti, John. Sono pronto per iniziare la giornata con un po' di energia mattutina. Meraviglioso, fammi sapere se ti vengono in mente altre fantastiche routine da condividere. Lo farà. È stata una bella conversazione. Grazie per i suggerimenti. Assolutamente. Sono felice di aver potuto aiutare. Buona giornata, Anna. Lezione 16. Responsabilità della forma fisica. Ehi, Anna. Hai seguito la tua routine di allenamento ultimamente? Salve, John. Sì, l'ho fatto e devo dire che sta andando davvero bene. È fantastico da sentire. Sono lieto che tu sia riuscito a mantenerlo. Assolutamente. Adesso è diventato davvero parte integrante della mia routine quotidiana. È fantastico. Che tipo di allenamenti stai facendo? Beh, ho confuso un po' le cose. A volte si tratta di allenamento di forza, altre volte di cardio. La varietà è fondamentale, di sicuro. Mantiene le cose interessanti e sfida il tuo corpo in diversi modi. Esattamente. Trovo che non vedo l'ora di iniziare i miei allenamenti, piuttosto che temerli. È la sensazione migliore, vero? Quando diventa un'abitudine piuttosto che un lavoro ingrato. Sicuramente. Sei al passo con la tua routine. Ci puoi scommettere. Cerco di andare in palestra 4-5 volte a settimana e ho notato davvero la differenza. È fantastico, John. Che tipo di cambiamenti hai notato? Beh, ho sicuramente guadagnato un po' di muscoli e la mia resistenza è migliorata molto.
È così bello sentirlo. Un esercizio costante può davvero fare una notevole differenza. Assolutamente. È stato un punto di svolta per la mia salute e il mio benessere generale. Sono d'accordo, è incredibile l'impatto che può avere, sia fisicamente che mentalmente. Sicuramente. Trovo che il mio umore sia molto migliore nei giorni in cui mi alleno. Lo stesso qui. È come un naturale stimolo dell'umore. Esattamente. Bene, continua così, Anna. Sono orgoglioso di te. Grazie, John. E lo stesso per te. Manteniamoci motivati a vicenda. Sembra un piano. Ci sentiamo presto. Lezione 17. Hotel etiquette. Mi scusi, Anna, puoi spiegare come si usa il cartello non disturbare in hotel? Certo. John. Il cartello non disturbare è un modo semplice per indicare che non si desidera essere disturbati. Capisco. Quindi come funziona esattamente? Lo appendo alla porta? Sì, è vero. Di solito troverai il cartello non disturbare appeso all'interno della porta della tua camera d'albergo. Ok, ho capito. E cosa significa se viene visualizzato il cartello? Se viene visualizzato il cartello non disturbare, segnala al personale dell'hotel che non si desidera essere disturbati. Non entreranno per pulire la stanza o consegnare nulla. Ah, ora capisco. È davvero utile saperlo. E se però avessi bisogno di qualcosa dal personale dell'hotel? Bella domanda. Se hai bisogno di assistenza mentre il cartello non disturbare è attivo, puoi semplicemente rimuovere il cartello e chiamare la reception. Ah, capisco. Quindi è una cosa reversibile, posso montarlo quando non voglio essere disturbato e toglierlo quando ho bisogno di aiuto. Precisamente. Questa è l'idea alla base del cartello non disturbare. Ti dà il controllo sulla tua privacy e sui tuoi accessi. Questo ha molto senso. Mi assicurerò di usarlo correttamente durante il mio soggiorno. Eccellente l'uso corretto del cartello non disturbare è una parte importante dell'etichetta dell'hotel. Sicuramente. Grazie per averlo spiegato così chiaramente, Anna. Apprezzo la guida. Felice di aiutarti, John. L'etichetta in un hotel può essere complicata, ma seguire il protocollo non disturbare è un modo semplice per garantire un soggiorno confortevole. Ottimo consiglio, lo terrò a mente la prossima volta che sarò in un hotel. Lezione 18. Esplorazione degli itinerari urbani. Ehi Anna, quanto tempo pensi che dovremmo trascorrere in ogni città per il nostro prossimo viaggio? Ottima domanda, John. Dipende molto dalla città, ma qualche giorno in ognuna ci darebbe un assaggio del loro fascino. Ha senso. Hai qualche consiglio su come strutturare l'itinerario? Bene, suggerirei di concentrarti sulle attrazioni e sui monumenti imperdibili di ogni città. In questo modo possiamo avere una buona panoramica senza affrettarci. Ok, sembra un piano solido. Che mi dici dei posti più piccoli e meno frequentati? Dovremmo provare a inserire anche quelli?
Assolutamente. Queste gemme nascoste sono spesso ciò che rende un viaggio davvero memorabile. Forse potremmo dedicare un giorno o due in ogni città per esplorare i quartieri locali e scoprire esperienze uniche. Mi piace l'idea. Sarebbe un peccato visitare solo i principali siti turistici e perdersi l'autentico sapore locale. Esattamente. Trovare il perfetto equilibrio tra i luoghi iconici e le gemme meno conosciute è la chiave per ottenere il massimo dal nostro viaggio. Hai ragione. Quindi, qualche idea su quante città dovremmo mirare a visitare? Non voglio sovraccaricare l'itinerario. Beh, dipende davvero da quanto tempo abbiamo, ma direi che 3 a 4 città sarebbero un buon obiettivo. In questo modo possiamo immergerci un po' più a fondo in ognuna di esse. 3-4 città sembrano ragionevoli. Questo ci dà abbastanza varietà senza sentirci troppo frettolosi. Sicuramente. E, naturalmente, possiamo sempre modificare l'itinerario man mano che procediamo se ci troviamo ad amare una città in particolare più del previsto. Buon punto. La flessibilità è fondamentale quando si tratta di pianificare i viaggi. Sono entusiasta di mettere tutto insieme. Lezione 19. Dibattito sull'etica del doping nel ciclismo. Ehi Anna, hai seguito lo scandalo del doping al Tour de France? Sì, e ha davvero suscitato molte polemiche nel mondo del ciclismo. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Beh, sono lacerato. Da un lato, capisco perfettamente perché gli atleti vogliano usare farmaci che migliorano le prestazioni per ottenere un vantaggio. Posso vedere questa prospettiva. La competizione è così intensa e le ricompense per la vittoria possono cambiare la vita. Esattamente. Ma d'altra parte, non mi sembra giusto, capisci? È un imbroglio, chiaro e semplice. Sono d'accordo, mina l'integrità dello sport e solleva interrogativi sulla legittimità dei risultati. Sicuramente. E ti devi chiedere quanti altri atleti stanno facendo la stessa cosa, ma non sono ancora stati scoperti. Buon punto. Mette davvero in discussione l'intero sistema. Pensa che normative e test più severi sarebbero d'aiuto? Forse, ma poi c'è da chiedersi se ciò porterebbe solo a una corsa agli armamenti antidoping ancora più sofisticata. Questo è vero. È un problema davvero complesso, senza soluzioni facili. Totalmente. Credo che alla fine, vorrei solo che gli atleti gareggiassero in condizioni di parità, capisci? Ti sento. Sarebbe molto più stimolante vedere le persone avere successo solo grazie al duro lavoro e al talento naturale. Assolutamente. Lo scandalo del doping ha in qualche modo offuscato l'intero sport per me, ad essere onesti. Posso capirlo. È deludente quando ti rendi conto che anche i migliori atleti non rispettano le regole. Sì, è un vero peccato. Immagino che dovremo solo vedere come gli organi direttivi decideranno di affrontarlo in futuro. Concordato. Sarà interessante vedere se riusciranno a ripristinare la fiducia del pubblico nello sport. Possiamo solo sperare. Grazie per aver parlato con me, Anna. È un argomento delicato, ma utile per avere prospettive diverse.
Lezione 20. Avventure con lo zaino in spalla nel sud-est asiatico. Ehi Anna, come va? Sono appena tornato da un fantastico viaggio zaino in spalla nel sud-est asiatico. Oh wow, sembra incredibile. Qual è stato il momento clou del tuo viaggio? È difficile scegliere, ma devo dire che scalare il monte Kinabalu nel Borneo è stato sicuramente un momento clou. Scalare una montagna nel Borneo. Deve essere stata una bella avventura. Com'è stato? È stato brutale, ma così gratificante. I panorami dalla vetta erano assolutamente mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Hai incontrato altri animali selvatici interessanti mentre eri lì? Oh, di sicuro. Ho visto tonnellate di scimmie proboscide, oranghi selvatici e persino qualche rinoceronte di Sumatra. Assolutamente no. È così bello. Ho sempre voluto vedere gli oranghi allo stato brado. Erano facili da individuare. Niente affatto, erano super elusivi. Ho avuto la fortuna di intravederne alcuni che dondolavano tra gli alberi. Scommetto che è stata un'esperienza incredibile. Quali altre parti del sud-est asiatico hai esplorato? Bene, dopo il Borneo mi sono diretto a Bali, dove ho fatto surf epico ed esplorato tutti i templi indù. Bali, eh? Deve essere stato un cambio di passo totale rispetto alle giungle del Borneo. Assolutamente. Era il modo perfetto per rilassarsi dopo tutte quelle intense escursioni e avvistamenti di fauna selvatica. Sembra che tu abbia davvero messo un sacco di cose nel tuo viaggio. Sono così gelosa. Deve essere stata l'esperienza di una vita. Lo era davvero. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la mia prossima grande avventura. Forse dovrò convincerti a unirti a me la prossima volta. Oh, sai che sarei disposto a farlo. Il sud-est asiatico è sicuramente nella mia lista dei desideri. Fantastico, allora è un appuntamento. Ti aspetta il viaggio di una vita, fidati di me.